Bentornati all'edizione Legends del Giro d'Italia Virtual by Enel. Senza nemmeno muoversi, la nostra panoplia di ex campioni finora ha guadagnato 3.415 metri verticali nel corso di visite virtuali a Vieste, Tortoreto, Cesenatico, San Daniele e Madonna di Campiglio. Per scoprire cosa è successo oggi, per unirvi ai 10.000 amateurs o più che corrono le tappe virtuali con noi gratuitamente, o per effettuare la vostra donazione alla Croce Rossa italiana, restate con me. La tappa 18 del Giro d'Italia 2020, l'ultimo giovedì della corsa, sarebbe stata la tappa del cima coppio, punto culminante, sullo Stelvio o Stelvio, a una quota di 2.758 metri, nel corso dei 207 km che separano Pinsolo da Laghi di Cancano. Le nostre Legends corrono gli ultimi 30 km della tappa, a partire dagli ultimi 23 tornanti della discesa dallo Stelvio sul versante lombardo. Alla periferia di Bormio girano intorno e si dirigono verso nord-ovest sulla salita di Torre di Fraele ai due laghi artificiali formati dalle dighe di Cancano. 12 km in discesa sono seguiti da circa 7 di falsopiano prima della salita finale, 8,7 km con una pendenza massima dell'11% e una media di 6,8. I corridori hanno caricato sul proprio Garmin Edge la traccia del percorso disponibile per tutti gli iscritti alla piattaforma www.garminvirtualride.com. I ciclomullini interattivi TAX adattano la loro resistenza in base alla pendenza del percorso, i rulli hanno un misuratore di potenza e la velocità è data in base a un algoritmo tra la pendenza del percorso e il rapporto peso-potenza di ciascun corridore. Sullo schermo del computer si vedono planimetria e altimetria, così gli atleti sanno in quale punto si trovano man mano che pedalano. Diamo un'occhiata al paese delle meraviglie invernale e anche estivo, che è lo scenario per la tappa di oggi. Ecco i partecipanti alla tappa di oggi, 8 ex professionisti e il maratoneta campione di Atene 2004 Stefano Baldini. There are the participants in today's stage, 8 former professional cyclists and the Olympic marathon champion from Athens 2004 Stefano Baldini. Andrea Taffi, this will be the first stage you've ever started with a 12-kilometer descent. Hai mai fatto una tappa che comincia con una discesa di 12 chilometri, Andrea? No, per me è la prima volta e direi che è anche un po' inusuale e unica. Dopo la fatica che abbiamo fatto la tappa precedente, è giusto fare questo avvio in discesa per sfogarci un attimino delle fatiche fatte in precedenza. Well, Andres, I know it's my first time. It's unusual. I think it's unique. But after all the hard work we've done in the stages so far, it'd be nice to start with a roll down. Ma il problema è che bisogna pedalare, credo. Cioè, discendere sui rulli non è discendere su strada. No, appunto, lì bisogna sempre pedalare, bisogna anzi cercare di tenere il ritmo giusto perché ci sono dei piccoli cambiamenti anche di pendenza, anche se è discesa, magari trovi dei piccoli cambiamenti e ti devono trovare pronto anche la gamba, quindi devi sempre pedalare sempre in grande lena, quindi vedremo.
Andrea says, "Yeah, we're gonna have to pedal all the way and find the right rhythm, and there are always changes of gradient. So even if it's downhill, you're gonna have to find the right leg speed. But we'll see. Andrea, good luck. Bocca al lupo." Crepi il lupo, ci vediamo più tardi. Ciao. Alessandro Ballan, 12 kilometers of descending to start today, but it's not really descending on rollers, and I think it could be good for you. Alessandro, allora 12 chilometri di discesa per iniziare la tappa, però discesa sui rulli non è discesa, allora secondo me può essere buono per te, come lo vedi? Sì, detto bene, bisogna spingere ugualmente, poi c'è un breve tratto di pianura e poi una salita di 8 chilometri che dovrebbe essere, rispetto a quelle che avremmo affrontato nelle tappe scorse, un po' più regolare, quindi un po' più adatta alle mie caratteristiche. Vediamo, dai, speriamo oggi sia il giorno giusto. Well, Alessandro says, yes, I think you're right. You're going to have to push hard all the same. And then after the descent, you've got a long flat period. And then the 8-kilometer climb, which is a lot more regular and should suit me a lot more. So looking forward to it. And let's hope it's the day for me. Alessandro, in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie mille. A dopo. Stefano Baldini, what sort of condition are you in? Qual è il tuo stato di forma, Stefano? Sono molto più in forma per la gara della Rete del Dono che per fare una salita impegnativa come Laghi di Cancano. Vado in bicicletta, ho i rulli da qualche giorno perché ero abituato ad andare su strada, ma purtroppo è 2 mesi che non sono riuscito ad allenarmi, ma comunque ce la metterò tutta, farò una bella gita, diciamo, in compagnia di campioni molto più in forma e accreditati. Stefano Baldini, the 2004 Olympic marathon champion, said, yes, to tell the truth, I'm in better form for the fundraising at retedeldono.it/Giro than for a hard climb up to the Laghi del Cancano. But I'm looking forward to riding. I've only had rollers for a few days. I am a keen cyclist, but for 2 months, I haven't been able to train on the roads, but I'm intending to give it 100% in the great company of some real champions, so it should be a challenge. Stefano, the best of luck to you. Good luck. Thank you. Our greater aim is to support the Red Cross workers risking their lives to save the lives of others in the front line of the COVID-19 emergency. If you'd like to contribute, go to the Rete del Dono portal at the address given on screen. The page will stay open until the 10th of May. Il Giro d'Italia Virtual by Enel sostiene anche un'iniziativa di raccolta fondi a favore della Croce Rossa italiana per supportare il sistema sanitario nazionale e tutti coloro che sono attivi in prima linea contro la Covid-19. Per contribuire andate su www.retedeldono.it/Giro. Ripeto, www.retedeldono.it/Giro. La raccolta fondi rimarrà aperta fino al 10 maggio. Nel 2017, dopo un'entusiasmante discesa, Vincenzo Nibali ha vinto la tappa di Bormio davanti a Mikel Landa. È così che è successo.
And the stage is off, and Alessandro Ballan straight down onto the bars, just like Robert Hessink yesterday. It's a hard stage today, up to Laghi di Cancano. The Giro Rosa has been there twice. The Giro d'Italia has never been there before. But before they ever get to the climb, they've got a hard ride down the descent, which isn't a freewheeling descent like on the road. They're on rollers. And yesterday, among the professionals, Hessink pretty much won the descent and then defended his advantage on the climb. I wonder if that's what Alessandro Ballan has in mind today. It's a climb with a moment at 11%, I think, on one of the switchbacks, but the average is a big ring gradient of 6.8%. 18 switchbacks on the way up. That's after 23 switchbacks on the way down, but they're virtual switchbacks, so they're not switchbacks at all. Allora la tappa è partita verso il Lago di Cancano. Il Giro d'Italia non è mai stato a Laghi di Cancano. Il Giro Rosa 2 volte, ma subito abbiamo visto Alessandro Ballan giù sul manubrio, così come Robert Hessink ha fatto ieri. Ricordiamoci che prima di arrivare alla salita bisogna pedalare duro sulla discesa. Non è una discesa a ruota libera come su strada. E ieri tra i professionisti Robert Hessink ha vinto la discesa e ha difeso il suo vantaggio in salita. Forse questa è la strategia di Ballan oggi. Una salita con un momento di 11% su un tornante, ma una media pedalabile da 6,8%, 23 tornanti in discesa dallo Stelvio. Io conto 18 tornanti di salita, ma questi sono tornanti che si fanno sui rulli, quindi non sono tornanti per niente. Guarda che bel gruppo di esseri umani abbiamo qui, che bel gruppo di corridori abbiamo. E anche Alessandro Bertolini qui con la figlia, quindi perfetto, un gruppo più grande ogni giorno. We're with Alessandro Bertolini and Claudio Chiappucci, two former teammates, due ex-compagni di squadra. And Alessandro has got a teammate working for him today. Your daughter is riding with you. Alessandro, hai una compagna di squadra con te oggi. Sei lì con la figlia? Sì, buongiorno a tutti, Per ricordare che oggi è una bellissima giornata. In più, pedalo con mia figlia, lei allenamento della Fitri, col commissario tecnico del Trentino Alto Adige, è stata selezionata. Oggi giornata importante, la quarantena ci offre anche queste belle sorprese. Well, Alessandro is saying, yes, it's a beautiful day today, an important stage. I'm here with my daughter, who is trained in the Alto Adige system under their coaching staff, and an important day today because tomorrow we're going to be able to get out on the roads on our bikes. Claudio Chiappucci, ti vedo a spingere duro, fai, cioè, è una discesa, ma non è una discesa. Come va? In effetti è una discesa con un sacco di strappi, non la conoscevo, però ho ingrandito la mappa e ne vedo tanti, e quindi è come continuare a fare delle volate. La mia cosa è sempre fare regolare, perché alla fine rischi di spaccarti le gambe poi dopo, quando c'è la salita vera, che anche per me è inedita, e quindi non lo so, oggi sono un po' più tranquillo in partenza per vedere come andrà poi in salita. Well, Claudio is saying, yep, lots of climbs on this descent. I didn't know it, but I'm looking at the map, and it's like doing a series of sprints. So I'm trying to take it easy, because in the end, you break your legs before you ever get to the final climb. So today, the start for me is to try and keep it tranquil. And Alessandro Bertolini, abbiamo visto Ballan subito sul manubrio usare tutta quella potenza. Come vedi Alessandro Ballan per vincere la tappa oggi, o chi vince oggi? Ma guarda, dico che oggi, dopo la bellissima classifica della settimana passata dell'ultima tappa, qualcuno c'ha l'amaro in bocca, dunque qua si fa sul serio. Sicuramente Ale Ballan vorrà vincere questa bellissima tappa, ma anche Gardelli.
anche Stefano, perché anche lui è arrivato 2 secondi, insomma non è poco. E non dimentichiamo Ivan Basso, che è lì silenzioso, che cercherà sicuramente di vincere anche lui. Comunque ricordiamoci di donare tutti assieme, andare sulla rete del dono e cercare di rimanere uniti. Buona giornata. Alessandro Bertolini, over and out from Alessandro, is saying, yeah, today after the result we had in the last stage, beautiful result with the 3 riders in just a handful of seconds. Some will be left with a bitter taste in the mouth, and Alessandro Ballan will certainly want to win the stage today. And don't forget Ivan Basso, who's silent but determined. But the main thing is not just the riding, but the donating. Let's give to the Italian Red Cross and stay united. Ragazzi, in bocca al lupo. Crepi il lupo. Ok, see you later. See you later. Fai piano, Chiappa. Come vuoi fare? Guarda come pedalo. Più duro di così. C'è qualcuno che va più forte, va? Lo so. Noi siamo leggeri di vantaggi. Bene, bene. Va bene, è un bel allenamento per il Tour de France. Poi siamo a Giro. Ok. Ciao, dopo. Ivan Basso, it's a strange descent. There's no rolling, and there seem to be some little climbs in the middle there. Ivan, è una discesa strana, non si può andare a ruota libera e sembra di essere degli strappi. Sì, è una discesa molto particolare, si scende ad alta velocità e spesso ci sono dei cambi di pendenza che ti danno l'impressione di trovare dei muri. Però questo è niente in confronto a quello che troveremo negli ultimi 12 chilometri. Yep, it's a strange descent, says Ivan Basso. It's high speed and the gradient varies, giving you the impression of suddenly hitting steep little walls. But this is nothing compared with what we're going to be riding into in the final 12 kilometers. Ivan, ti vedo sempre con quel sorriso, ma oggi deteggo una volontà di vincere dopo 2 o 3 giorni fa, quando hai perso da 30 secondi. Sì, si prova sempre a vincere, oggi corrono anche tutti i miei corridori, corriamo in modo virtuale ma in casa, che è la nostra Valtellina, e quindi ci sono 2 gare in una, il Giro Virtual e la gara del Team Cometa. Yes, Ivan says, I'm always trying to win this, and today's a special day because all my young riders, all 14 of them, are racing this stage with us. So I'm racing 2 races at once, the Giro d'Italia virtual and also a live race with my riders from the Valtellina online. Ivan, 2 races at once, that's a lot to handle. We'll leave you to concentrate. Ti lasciamo concentrare su 2 gare in uno. Ciao! Oh! Well, here is our first split after 19.3 kilometers at Val di Dentro, practically at the point at which the climb begins. And Matteo Montaguti and Alessandro Ballan are separated by only 14 seconds. Andrea Taffi is less than a minute back behind Montaguti. Ivan Basso and Alessandro Bertolini are at 3 and 4 minutes respectively. Allora, il primo controllo del tempo, siamo a Val di Dentro al chilometro 19,3, dunque praticamente al punto in cui la salita comincia. Matteo Montaguti ed Alessandro Ballan sono separati da appena 14 secondi. Andrea Taffi è a meno di 1 minuto da Montaguti, Ivan Basso e Alessandro Bertolini sono a 3 e 4 minuti rispettivamente. Stefano Baldini, it's a very intense 1 hour effort. Are you pacing yourself well, do you think? È uno sforzo molto intenso di 1 ora. Riesci a maneggiare bene il passo? Sì, 1 ora è una distanza in tempo ancora gestibile, accettabile anche per me, che è un po' che non corro a piedi, che ho pedalato sui rulli in questi giorni. Conosco molto bene queste strade perché mi sono allenato tante volte a Livigno per poter preparare grandi eventi, e anche i Laghi di Cancano sono state un posto dove sono andato spesso.
So Stefano Baldini, of course, the marathon runner, says, yep, an hour is good for me. It's a good distance, a good amount of time for me to pace myself well. I haven't been running much recently, but I've been doing rollers over the past few days. And I know the roads, many training camps at Livigno, preparing for major events. And I also know the Laghi di Cancano, a beautiful spot. So I'm looking forward to getting there. Stefano, in bocca al lupo, vai bene, hai una bella forma, in bocca al lupo, ciao! Ciao! Matteo Montaguti, Alessandro Ballan, there are two faces with determination and grit written all over them. Matteo, Alessandro, ecco, due visi con la determinazione e la grinta scritte su. Alessandro, quanto hai risparmiato per l'ultima salita? How much have you saved for the final climb, Alessandro Ballan? Non è che ho risparmiato, ho posizionato i rulli con il vento a favore, però adesso sta girando il vento, quindi sarà dura per me adesso. I haven't saved much, says Alessandro Ballan. I positioned the rollers so that I get a wind in my face, but the wind has stopped blowing, so it's going to be hard for me now. Hey, Matteo, you know this climb, and it's a hard one. How are you feeling? And how's it going? Conosci bene questa salita? Come ti senti? Come va? Sì, Metro, ho appena iniziato. Sono iniziati i tornanti ed è durissima. Ho già il 39, ma il 39-21 è dura, un 8 km. Ma oggi sarà dura. Come vedi ho la maglia della mia squadra, che anche oggi mi supporta su Facebook. Proveremo a fare un buon piazzamento. So Matteo Montaguti saying, yes, I've just started the climb. It's very hard. I'm already on my 29:31. It's going to be a very hard 8 kilometers. I'm wearing the team jersey, as you can see. I'm getting support from my teammates on Facebook. So I'm going to try for a good result today. Ale? Devo dire a Matteo che se mi aspetta e arriva all'arrivo con me, gli viene più bella la foto di vittoria con campione del mondo dietro. Verissimo, Ale. Verissimo. Aspettami allora. Alessandro Ballan saying, listen, Matteo, wait for me and we'll go to the finish line together and that'll be a nicer photo with the world champion in your wake on the finish line. Wait for me, Matteo. And we're at kilometre 25, so 5 kilometres to go to the finish line. And after the first 7 switchbacks of the climb, Alessandro Ballan has overtaken Montaguti. Matteo is 13 seconds behind Alessandro. Andrea Taffi is 1 minute and 32 seconds behind. Ivan Basso is at 3 minutes and Bertolini at 4.5 minutes. Siamo al chilometro 25, dunque a 5 chilometri dal traguardo e dopo i primi 7 tornanti della salita, Alessandro Ballan ha superato Montaguti. Matteo è a 13 secondi, Taffi a 1 minuto e 32 secondi, Basso a 3 minuti, e Bertolini a 4 minuti e 30. Andrea Taffi, look at you. I can feel the power that you're putting down into those pedals. How are you going? How's it been? Andrea, io praticamente sento la potenza che metti su quei pedali. Come va? Come ti senti? Guarda, sinceramente sono sorpreso. Penso stupendo. Poi magari sarà peggio degli altri giorni, però le sensazioni sono buone. La salita è importante. Andrea Taffi says, I'm surprised. To tell the truth, I feel very good. Now, that could be a false impression. Perhaps I'm going worse than usual, but the sensations are good and it's a hard climb. Come la temperatura, come sono le condizioni? Vedo che stai sudando, allora stai lavorando. Allora, la temperatura è buonissima, sono circa 26 gradi e sto sudando come una matto, però va bene. Sono contento e oggi ho voluto indossare questa maglia in onore a tutti gli italiani che hanno fatto questi 2 mesi, anche un po' di più, di quarantena. Forza ragazzi, tutti insieme ce la facciamo. E mi raccomando, adorate, questa è la cosa più bella ed è questo perché oggi siamo qui tutti insieme. Ale!
Andrea Taffi saying, yep, it's a very good temperature here, just about 26 degrees. I'm sweating like a madman, but I'm happy and I'm wearing this jersey to celebrate the fact that Italy is beginning to open up a little bit. We can get out on our bikes, and to everyone I say, forza, let's stick together. We can get through this. Andrea Taffi, good luck, in bocca al lupo. Ciao. Well, Alessandro Ballan's sheer power did the trick today. 35 seconds is his winning margin ahead of Matteo Montaguti, with Andrea Taffi third, another 1 minute 20 behind. Ivan Basso's fourth, 4 minutes and 2 seconds behind Ballan. La potenza pura di Alessandro Ballan è stata decisiva. 35 secondi sui margini di vittoria davanti a Matteo Montaguti, con Andrea Taffi terzo, altro minuti e 20 secondi indietro. Ivan Basso è quarto, 4 minuti e 2 secondi dietro Ballan. Welcome to the talk show. I'm joined this evening by an Olympic marathon champion, the Italian national cycling coach, and the remarkable businessman who's now the chief executive officer of the Italian energy utility Enel. Benvenuti al talk show. I miei ospiti stasera sono un maratoneta campione olimpico, il commissario tecnico della Nazionale Italiana di Ciclismo e l'amministratore delegato dell'Utility Energetica Italiana Enel. Allora benvenuti, welcome Stefano Baldini, Davide Cassani, Dr. Francesco Starace. But before speaking to them, prima di parlare con loro, 10,000 of you have signed up to ride these virtual stages with us so far. If you have a Garmin Edge and interactive rollers by someone like Tax, download the stage from the website www.garminvirtualride.com and join us. It's absolutely free. 10.000 di voi si sono iscritti per correre con noi fino ad ora. Se avete un Garmin Edge e rulli interattivi tipo Tax, troverete la traccia download da scaricare su www.garminvirtualride.com. È gratis. And why don't we all donate the money we would have spent in Italy on Gran Fondos to the Italian Red Cross at www.retedeldono.it/Giro. Perché non doniamo tutti i soldi che avremmo speso a correre il Gran Fondo alla Croce Rossa Italiana su www.retedeldono.it/Giro. Stefano Baldini, how was your roll down the Stelvio and up to Laghi di Cancano today? Stefano, come è andata la discesa dallo Stelvio e la salita ai Laghi di Cancano oggi? È stata una grande faticaccia, vedo Davide là che sorride e mi sottolinea che ho tanto da fare. Era il mio esordio assoluto in una corsa sui rulli che utilizzo da 2 settimane, e quindi chiaramente ho pagato tanto, soprattutto la salita dove ho dovuto spingere a fondo, ma si è proprio sentita la mancanza di allenamento al rullo. Mi sono divertito tanto perché è stata una bellissima esperienza e ringrazio RCS per l'invito, è stato davvero bello. Stefano Baldini, yes, it was hard. It was my absolute debut riding in a rollers race, and I can see Davide Cassani laughing at me. He only emphasizes how much there is still for me to do. I've only been riding on rollers for a couple of weeks, so you can imagine how hard it was. On the gradient going uphill, I really had to push hard. But what can I say? I enjoyed it. It was a bit of fun, and thanks to RCS for inviting me. And Stefano, is cycling a new passion for you? Il ciclismo è una nuova passione? Ma c'è da un po'. Ogni maratoneta, ogni runner professionista ha una bicicletta in garage, perché è una delle attività che si fanno alternative, soprattutto nei momenti di rigenerazione o di infortunio.
E poi una volta conclusa l'attività agonistica, soprattutto in estate, mi piace molto pedalare, proprio perché si possono fare tanti chilometri in più e vedere dei paesaggi meravigliosi. La porto sempre, anche quando vado in quota, soprattutto ad allenare i miei atleti. Every pro marathon runner has a bike in the garage, says Stefano. It's fundamental for recovering from injury and illness. And once my career ended, I love to go on summer rides, getting the kilometers in, seeing beautiful landscapes. And I always take my bike with me to altitude camps where I'm training my own pupils. Dr. Starace, parallel with a high-flying career in business, I understand you're a keen cyclist too. Tell me where that passion comes from. Dottor Starace, parallelamente a una carriera di altissimo livello nel mondo degli affari, ho capito che anche lei è un'appassionata del ciclismo. Da dove viene la sua passione? Non lo so, è venuta così casualmente 7-8 anni fa, e quindi ho cominciato quasi per sbaglio, quasi per gioco. E mi sono stupito di quanto ancora si riuscisse a fare, e ho cominciato timidamente e poi piano piano ho fatto, dopo pochi mesi, una gran fondo impegnativa come la Maratona delle Dolomiti. Sono riuscito ad arrivare alla fine e quindi questa cosa mi ha talmente entusiasmato che non ho più smesso. Fantastico, è duro i Dolomiti. I don't know where it comes from, says Dr. Starace. It came by chance 7 or 8 years ago. It was partly a mistake, partly just a bit of fun. And then I amazed myself at what I was able to achieve. I started timidly, and then just within a few months of starting, I rode the Gran Fondo of the Dolomites, the Dolomiti, a very hard Gran Fondo, and I managed to finish. And so I took it from there. And in these days of lockdown, are you on the rollers, Dottor Starace? In questi giorni sta usando i rulli? Io non ho mai usato i rulli, ma li ho comprati il secondo giorno del lockdown, perché ho capito che non c'è la possibilità di fare altrimenti, e adesso li sto usando tanto. E devo dire, mi piace, perché mi permette di andare in bici con i miei amici, con le persone che conosco, che anche loro vanno sui rulli, quindi ci troviamo e facciamo dei percorsi stupendi con queste nuove piattaforme che ci sono, veramente incredibili. È molto duro, devo dire. It is hard. No, I've never ridden rollers, says Dr. Starace. I bought a set on the second day of the lockdown, and I must say I've used them a lot. And I enjoy them. It allows me to go out with friends on rollers. We go out on fantastic trips on the new platforms that are around. So it allows me to keep cycling. Davide Cassani, individual exercise commences tomorrow in Italy. What does this mean for cycling and running, the Giro d'Italia, but also, let's not forget, the major international marathons like the Milan Marathon? Davide, la ripresa dell'attività sportiva individuale a partire da domani, cosa significa per il ciclismo e la corsa? Il Giro d'Italia, ma anche le principali maratone, tra cui la Milano Marathon. Ma sai, cominciare con gli sport individuali è molto importante. Noi almeno abbiamo questa opportunità perché possiamo mantenere le distanze di sicurezza e possiamo fare lo sport in assoluta sicurezza. Intanto, dopo questi 2 mesi, per soprattutto i professionisti, coloro che devono allenarsi tanto, è davvero tanto, perché ho sentito di atleti che non ne potevano più, perché fare 2, 3, addirittura 4 ore sui rulli non è cosa semplice. Tra l'altro il ciclismo si dimostra ancora una volta uno degli sport più difficili, perché è la prima volta che sento di uno sport virtuale dove la fatica non è reale, è ancora di più. È di più. È faticoso, no? È di più.
E quindi sono molto contento per questo. Io mi auguro che la situazione possa migliorare a tal punto per anche poter vedere le corse, perché il ciclismo, perché lo sport ha bisogno delle corse, ha bisogno di tornare sulle strade, di tornare sugli stadi, e mi auguro che ci siano tutti i presupposti per vedere questo nel mese di luglio. Sai, anche nel mese di agosto andrebbe bene. Davide Cassani saying, yes, starting again with individual sport is tremendously important. We can maintain social distancing, we can keep sport safe, and for the pros who have to be racing, it's an enormously important moment. I hear of athletes who are pretty much going crazy, doing 2, 3, 4 hours on rollers. It's a very hard thing to do. And cycling is almost unique, where the virtual version of the sport is harder than the real thing. So I'm delighted at this development. I hope things improve to the point that we can see some racing again sometimes soon. Cycling and sport in general needs races. It needs to return to the road, to the stadiums, and I don't know about July, but maybe if we can see something in August, that would be very good. Dottor Starace, che dice lei? What do you have to say about this return of individual sport? Penso che sia veramente importante che si faccia bene, si faccia in sicurezza, ma veramente è un primo passo in cui tutti quanti dobbiamo mettere giudizio e, come dire, molta attenzione, perché non ci sarebbe niente di peggio di fare una prima uscita e poi ritornare nel lockdown. Questo non ce lo possiamo permettere, quindi è veramente un momento delicato. Io sono convinto che con il senso di responsabilità dei ciclisti italiani farà la sua parte, e quindi sono sicuro che non cadremo nella tentazione di ritrovarci stretti nei grupponi, ma dobbiamo lavorare per un po' ancora in solitudine a distanza. Yes, Dr. Starace says it's a very important moment, but it's very important that this is done properly and done safely. It's a first step, but everyone has to be very careful, very attentive. There would be nothing worse than a first outing, a first loosening of restrictions, and then having to return to lockdown. It's a delicate moment. I believe in the responsibility of Italian athletes not to fall into the temptation of bunching together, but to keep things in a state of solitude and to do it the way it has to do. Stefano Baldini, I think you too have some observations. Stefano, anche tu hai delle osservazioni da fare. Sì, io domani vado al campo ad allenare subito gli atleti di interesse nazionale, quelli più importanti che avranno la possibilità di entrare nell'impianto di atletica che gestisce il mio club. Riusciremmo ad avere al campo con le nuove regole anche 50 atleti nello stesso momento, ne avremo molti meno, saranno 8-10 nello stesso momento, con regole che prevedono la corsa in corsie le pari o le dispari, una corsia sì, una corsia no. Per i salti, per i concorsi, i salti e i lanci molto più semplice, perché è molto più individuale il gesto, si va uno alla volta in pedana. È molto più difficile invece per le corse di mezzo fondo, quelle che alleno io. Andremo molto a cronometro e soprattutto in questo primo periodo nel quale non ci saranno gare farò un piccolo campionato per i nostri ragazzi, in modo da stimolarli e motivarli, perché ci vorrà un po' di tempo prima di tornare a rimettere un bib number sul petto. So says Stefano Baldini. Tomorrow I will be going to the athletics field to train, to work with our national athletes, those who can qualify for the national team run by my club. And we'll be working with 8 to 10 athletes. There's space for 50, but the numbers will be restricted, and we will impose rules so that they ride in
alternate lanes, one lane yes, one lane no, keeping them apart. For the jumps and the throws, it's a little bit easier because they're individual sports, one at a time, stepping up to the plate. In the middle distances, it's harder, of course, so they'll essentially be running time trials. For this first period, when there are no races, we'll be organising our own championships for our young athletes. It will, of course, be some time before they next put a racing number on their back. Thinking of the Giro d'Italia, virtual by Enel, the online training and roller racing industry in cycling already existed, but the coronavirus has created new opportunities. I wonder if the sector will continue to grow even after the lockdown. And I'd like to ask your opinion. Pensando al Giro d'Italia virtual by Enel, il settore degli allenamenti online e le corse sui rulli già esisteva, ma il coronavirus ha creato nuove opportunità. Il settore è destinato a crescere anche dopo il lockdown. E come? Che dite? E Davide Cassani, i suoi pensieri? Sì, penso che per molti è stata una vera e propria scoperta, perché ci sono piattaforme che ti permettono, come ha detto il dottor Starace, di pedalare insieme ad amici anche se ognuno è a casa propria. E soprattutto per gli amatori, dal mese di novembre al mese di marzo, quando le giornate sono brevi, quando il lavoro non ti permette di andare a allenarti, è davvero una validissima alternativa. C'è la possibilità di rimanere in condizione, ma soprattutto di fare sport. E quindi credo che di buono in tutte queste cose molto molto brutte il coronavirus ci ha lasciato il fatto che i rulli in questa maniera sono molto meno noiosi, sono più divertenti ed è un ottimo sistema per rimanere in condizione quando il tempo non ce lo permette. So Davide Cassani saying, yes, I think, to tell the truth, it's a real discovery for many people. There are platforms around that allow people to ride with their friends, even when they're at home, as Dr. Starace was saying. And for those months between November and March, for amateur riders, the days are short. Work sometimes doesn't allow them to get out on the road. It's great fun. It's a great discipline, allows them to keep their condition and above all to keep practicing sport. Coronavirus has been an unhappy experience for everyone at all, but one thing perhaps it has given us is a less boring, more entertaining way of using rollers when you simply don't have time to do normal sport. Dottor Starace, your thoughts, i suoi pensieri? Io penso anch'io che non andrà via questa abitudine dei rulli, anche perché ci permette, come dicevo, di collegarci con persone con cui magari non riusciamo neanche a vederci, per cui gente che vive anche in posti lontani del mondo. Corriamo insieme in questi mondi virtuali con i rulli. E poi è vero quello che dice Davide, permette a chi come me e come tanti come me che non hanno la possibilità di fare sport in maniera come dire, molto concentrata durante quei periodi dell'anno in cui il lavoro incombe, di tenerci in forma. Io sono sicuro che adesso, una volta che saremo tornati alla normalità e quindi tornerò in bicicletta all'aria aperta a sentire il vento e i profumi della strada, una volta alla settimana o due i rulli magari riuscirò a farli, perché ho superato questa ritrosia che avevo e questo probabilmente risulterà in una condizione migliore. Almeno così mi auguro, Vedremo poi se ha ragione Davide. There we are, Dr. Starace saying, yes, I agree with Davide. I think it won't go away. The possibility of connecting with friends, not just in your town, but in other parts of the world. And as Davide was saying, allows people like me who don't have time for sport at certain times of the year to stay in form. And I think that when we return to normality, of course, it'll be wonderful to get out in the open air again, feel the wind, smell the odours of nature. But a couple of times a week, I think, yes, I'll be staying to rollers, and it's going to give me a better form and better shape than I would otherwise have. Dr. Starace, can I stay with you? Enel, of course, has sponsored the Giro d'Italia and the Maglia Rosa since 2016, and more recently the Giro E for e-bikes via the brand Enel X. What are the values that your company shares with
Cycling. Dottor Starace, è dal 2016 che Enel sponsorizza i Giri d'Italia e la maglia rosa, e cui si è aggiunto il Giro I per bici a pedalata assistita con il brand Enel X. Quali sono i valori che la sua azienda condivide con il ciclismo? Vedi, il Giro d'Italia è una manifestazione che tocca tutto il territorio dell'Italia, che è un po' la nostra presenza. Noi siamo presenti ovunque per portare energia elettrica nel territorio italiano, ed è una bella manifestazione che si avvicina molto a tutti i paesini che attraversiamo con la bici in rosa, ci ricordano l'Italia in cui lavoriamo tutti i giorni. Poi con il ciclismo ci avvicina questa dedizione. Non si può fare ciclismo occasionalmente, bisogna fare ciclismo se si fa una cosa seria. Il ciclismo richiede una costante dedizione e una fatica applicata nel tempo, che è un po' il nostro modo di fare le cose. Noi ci occupiamo in maniera molto molto attenta alle cose che facciamo tutti i giorni, e così sono i ciclisti, altrimenti non riescono a stare dietro agli altri. Yes, indeed. The Giro d'Italia, says Dr. Starace, covers the whole territory, and we too are present in every corner of Italy. It's a beautiful event. It goes to all the villages, all the landscapes, and with the pink jersey, it reminds us of the Italy of every day, which is where we work. Cycling, of course, depends upon constant dedication, the application of hard work every day throughout the year. And that very much reflects the values of our company, the type of work that we do. Any professional cyclist has to work very hard every day. If he doesn't, he isn't going to be able to keep up with the group. Stefano, I wonder, how realistic do you think rollers can get in the future? And I wonder if you can imagine the great road champions continuing to compete on rollers even after coronavirus. What your feeling is? Quanto possono diventare realistici i rulli in futuro, e i grandi campioni su strada continueranno a fare competizioni sui rulli dopo coronavirus? Che pensa? Ma penso che in questo periodo ci siamo resi conto di quante opportunità ci sono anche a pedalare a casa, e quanto molti brand che si occupano di metterci insieme anche soltanto virtualmente, quante opportunità può creare. Quindi secondo me ci può anche essere un circuito parallelo alla strada proprio legato ai rulli, che comunque, e io non ho una grande esperienza perché sono i primi che utilizzo questi, ma mi sembra dal punto di vista amatoriale che siano molto simili, molto più simili al ciclismo su strada rispetto a un tapis roulant per il runner che abitualmente utilizza l'asfalto piuttosto che le strade off-road. Ecco perché molti si sono, come il signor Starace, hanno così abbattuto anche questo muro di ritrosia rispetto a un qualcosa che non avremmo mai voluto provare. Peccato che nel running, e questo può essere il momento di pensarci, non ci siano queste piattaforme che ci permettono di correre tutti insieme a qualsiasi velocità, affrontando i percorsi delle gare, delle città, delle maratone più importanti al mondo. Potrebbe essere anche questa un'ottima idea. Vero. Well, Stefano Baldini, some interesting reflections. Yes, things more and more in this close down, in this lockdown, companies are realizing the opportunities of what can be done in the home, and major brands have got together, and major brands have allowed people to come together and ride circuits on rollers.
And the sensations seem to me, as a disinterested amateur, very similar to the sensations of being on a road, far closer than being on a treadmill is to running out on the city streets. And for many people like Dr. Starace, it's allowed them to break through the wall and try rollers and discover something worthwhile. It's a shame that for road racing, at the moment, there are no platforms that allow you to do the same thing, to run together at different speeds, but to get out onto the race routes of the marathons of the cities of the world. Davide Cassani, I'd be very interested in hearing your point of view on this. Davide Cassani, I suoi pensieri sullo stesso tema? Ma guarda, io penso che può essere davvero una buona opportunità. Alla fine ci troveremo ad uscire su strada per fare poi delle corse sui rulli, no? Quindi potremmo arrivare a questo paradosso, perché alla fine sono corse che durano 60-70 minuti, quindi potremmo addirittura arrivare a questo. No, spero di no. Interessantissimo, no? Davide Cassani saying, yes, to tell the truth, I think it could be a remarkable opportunity. The races on rollers are much shorter, and paradoxically, these 60 to 70 minute races offer the opportunity for something short and engaging. Dottor Starace? No, Davide, è ora di uscire. Queste idee non mi piacciono. Dr. Starace says, Davide, I think that's enough now. It's time to leave. Davide Cassani, a proposito, is a former professional cyclist, a very, very good professional cyclist, and an amateur marathon runner with a very impressive personal best. And I imagine, Davide, that you were a fan of Stefano Baldini during his career. Davide Cassani, ex ciclista, maratoneta amateur, ma con un record personale notevole. Immagino che fossi un fan di Stefano Baldini durante la sua carriera. Beh, sai, è un carissimo amico adesso, ma io ho sempre tifato per Stefano Baldini perché è della mia regione e quindi ancora di più ne sono stato sempre un tifoso. E devo fare i complimenti a Stefano perché l'ho visto oggi e ha un bello stile. Deve un po' migliorare, però è partito molto molto bene. E quindi mi fa piacere che lui sia diventato un ciclista come io sono diventato un podista. Infatti ho partecipato a 15 maratone, ho fatto un personal di 2 ore e 45 minuti. Well, I've just lost my contact with Davide, but I got the gist of what he was saying there. Yes, Davide is saying, Stefano Baldini is a dear friend of mine. I've always supported him, not least because, well, a little bit more because he's a co-regional from Emilia-Romagna, and so even more so. But I'd also like to say to Stefano, well done. I watched you today. You've got a good style. There's some improvement to make, but you started off very well, and I'm delighted to see you become a little bit of a cyclist, just as I've become a little bit of a runner. I've run 15 marathons. My personal best is 2 minutes and 45 seconds. So I think that's pretty impressive. Stefano and Dr. Starace. Davide è tornato. Davide is there. We've got the link back. A final question. Eliud Kipchoge. That 2-hour marathon, that sub-2-hour marathon, there's been a lot of talk of a 4-minute pursuit attempt, actually, by Filippo Ganna. And I wanted to start with Davide. What are your thoughts on perhaps the 4-minute pursuit by Filippo Ganna? Dopo la maratona di meno di 2 ore di Eliud Kipchoge, si è parlato di un tentativo da parte di Filippo Ganna di compiere i 4.000 metri in 4 minuti. Cosa ne pensi, Davide? Penso che sia nelle possibilità di Filippo Ganna di battere i record e di andare per la prima volta sotto i 4 minuti. Senza un allenamento specifico è riuscito nel mese di marzo a stabilire il nuovo record del mondo, 4 minuti e 1 secondo. È un corridore che potrà, secondo me, battere il record dell'ora, ma può anche andare sotto il muro dei 4 minuti perché è davvero un fenomeno.
Well, there we are. You've heard it first here. My thoughts, says Davide Canzani, is that it is possible. Filippo Ganna could become the first rider to ride the 4 kilometres under 4 minutes. Without specific training in March, he set the new world record of 4 minutes and 1 second. I think it can be done. I think he can break his own world record and even go below that 4 minute threshold in the future. Okay. That is just about it for today. Abbiamo quasi finito per oggi, non abbiamo più tempo. Join us again on Wednesday for the next pro version of the Giro d'Italia Virtual by Enel and the Pink Race. Do go to GarminVirtualRide.com and join us. And please make a contribution to the Italian Red Cross if you can. It all helps. Torniamo mercoledì con l'edizione l'edizione Pro del Giro d'Italia Virtual by Enel e la Pink Race. Andate su www.garminvirtualride.com e unitevi a noi e per favore effettuate la vostra donazione alla Croce Rossa Italiana su www.retedeldono.it/Giro. Grazie a Stefano, Dottor Starace, Davide Cassani. Thank you for you at home. Da tutti noi a tutti voi, from all of us to all of you, a domani and goodbye. Arrivederci.